Ci sono figure che travalicano il tempo in cui vissero e che hanno lasciato una memoria eterna delle loro gesta e missioni. Uno di questi fu Thor Heyerdahl, ma poco prima di lui un altro grande esploratore e avventuriero ha aperto la strada per conoscere ancor più in profondità la nostra storia e quella di una parte di umanità che ha camminato sul nostro pianeta. Un personaggio emblematico, affascinante, impavido e ossessionato dalle sue ricerche. Questo e molto di più fu Percy Harrison Fawcett, militare, archeologo ed esploratore britannico, nato il 18 agosto del 1867 a Torquay nel Devon, in Inghilterra, da Edward Boyd Fawcett, indiano per nascita, e madre inglese. Il fratello maggiore, Edward Douglas Fawcett, era un alpinista, un occultista versato al mondo orientale e autore di libri filosofici e romanzi di avventura popolare. Nel 1886 Percy Fawcett fu arruolato nella prestigiosa Royal Artillery, prestando servizio a Trincomalee, Ceylon, l'odierna Sri Lanka. Qui si innamorò di Nina Agnes Pattersoned, che sposò per poi rientrare nella Royal Geographical Society studiando topografia e cartografia. Combatté nel primo conflitto mondiale come comandante di un reparto di artiglieria e giunse al grado di colonnello. Dopo il conflitto, nel giro di qualche anno, si ritrovò con un incarico da topografo per i servizi segreti britannici in Nord Africa, in Marocco. Forse il ruolo di spia gli andava stretto, di certo aveva altri progetti in mente. Fatto sta che rimase sui libri per studiare archeologia, geografia, rilevamento e mappatura, finché nel 1906 gli si presentò l'occasione per la sua prima grande avventura, l'America Latina, dove avrebbe dovuto mappare la regione di confine tra Bolivia e Brasile per conto della Royal Geographical Society. Armato di taccuino, bussola e macete, si addentrò a piedi in una foresta sconosciuta e ancora incontaminata dal mondo occidentale per iniziare un'avventura di cui ci restano oggi molti aneddoti, tra cui uno dei più curiosi avvenuto nel 1907, quando, secondo i suoi resoconti, sparò ad un'anaconda gigante lunga ben 19 metri. Incrociò animali strani come un piccolo cane simile a un gatto, ragni giganti, lunghissimi corsi d'acqua infestati dai piranha, anguille elettriche e piccoli pesci capaci di addentrarsi negli orifizi umani e che guardavano i fiumi per nutrirsi del loro sangue, insetti, parassiti e larve che si insinuavano sotto la pelle e lì proliferavano fino a far marcire il corpo del loro ospite. Una realtà non proprio idilliaca, ma certamente normale in luoghi incontaminati e liberi dalle ingerenze e dalle mire civilizzatrici umane. In quell'ambiente ostile compì la sua missione e rintracciò le sorgenti del Rio Verde in Brasile e quella del fiume It al confine tra Perù e Bolivia. Il tutto a tempi di record, con un anno di anticipo sul programma che aveva tracciato. Riabbracciò quindi la moglie Nina e il figlio Jack, che allora aveva appena 3 anni. Nelle spedizioni successive, se ne contano almeno 7, si rafforzò in lui la convinzione che nel Mato Grosso fosse sepolta un'antica città che chiamò Zeta o Zi, di cui da secoli si sarebbero perse le tracce. Pronto a partire alla volta del suo Eldorado per inseguire quella che, in breve tempo, era diventata un'ossessione, venne bloccato dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Si arruolò volontario e dopo 5 anni di battaglie e febbrile attesa, era angosciato dal pensiero che qualcuno scoprisse la sua città prima di lui, si rimise in viaggio. Le prime 2 spedizioni furono però poco fortunate, ma finalmente trovò i fondi per quella del 1925 che avrebbe dovuto portarlo a Zi. Quando il colonnello Percy Harrison Fawcett e il suo team entrarono nella giungla amazzonica nell'aprile del 1925, lasciarono detto che nessuno avrebbe dovuto tentare di salvarli se non fossero usciti dalla giungla entro il 1927.
Fawcett lasciò detto di non cercarli qualora fossero stati in pericolo di vita. Un tentativo di ricerca e salvataggio avrebbe solo peggiorato le cose e messo a rischio la vita dei soccorritori. Era una premonizione o non volevano essere trovati? Fawcett e la sua squadra non uscirono mai dalla giungla. Nei 91 anni che seguirono la loro scomparsa sono morte quasi 100 persone nel tentativo di capire cosa fosse successo. Tuttavia, ancora oggi continua il dibattito su ciò che possa essere accaduto all'esploratore Percy Harrison Fawcett. Perdersi in una giungla non mappata delle dimensioni degli Stati Uniti continentali non è una cosa difficile. Perdersi o ammalarsi sarebbe stato normale, ma quelle zone erano anche la casa in cui abitavano popolazioni ancora sconosciute e alcune delle quali erano cannibali. Dopo secoli di imperialismo, gli indigeni erano ancora trattati come selvaggi. Fawcett non era in linea con questo approccio irrispettoso per motivi sia umani che strategici. Si comportò sempre con rispetto e cortesia quando si trovò di fronte alle tribù nella giungla, imparò ad onorare gli anziani con doni e si garantì un passaggio sicuro attraverso quei territori ostili. Fu anche un grande ecologista ante litteram, atteggiamento che mostrò sempre nei suoi discorsi pubblici e nei suoi diari. Le sue abilità sociali lo aiutarono indubbiamente a realizzare con successo 7 spedizioni amazzoniche tra il 1906 e il 1924-25. Fawcett si interessò in modo particolare all'organizzazione tribale e alla fauna selvatica esotica della giungla. Il britannico fu un leader carismatico e curioso, era un uomo sicuro di sé, di bell'aspetto. Un dato fuori da ogni dubbio è il fatto che Fawcett ispirò l'archeologo e avventuriero Indiana Jones. L'alta borghesia inglese fu ovviamente affascinata dai racconti di questa figura. Le sue storie erano così coinvolgenti che il suo buon amico Sir Arthur Conan Doyle le utilizzò per scrivere il bestseller The Lost World, Il mondo perduto. Ma come arrivò Fawcett a ipotizzare, parlare e arrivare a cercare la mitica città di Zeta? Tutto questo nacque quando la moglie di Fawcett rinvenne un documento noto come manoscritto 512, conservato presso la Biblioteca Nazionale del Brasile, scritto dal religioso Barbosa per una missione diretta dal viceré del Brasile Luiz Peregrino de Carvalho Menezes e raccontava l'esplorazione avvenuta nel 1753 da un gruppo di uomini guidati da Francisco Raposo e João Silva Guimares che si erano inoltrati nelle foreste dell'attuale stato brasiliano di Bahia. Bisogna considerare che circa 270 anni or sono l'odierno stato di Bahia era dominato da orde di Aimores e Pataxó, nativi bellicosi le cui terre furono conquistate solo molti anni dopo. Avventurarsi all'interno della cosiddetta Mata Atlantica, la selva tropicale che purtroppo ora è ridotta solo a piccoli tratti, era ed è molto pericoloso. Francisco Raposo era in cerca delle fantasmagoriche miniere d'oro e d'argento di Muribeca, la cui localizzazione fisica era del tutto sconosciuta. La leggenda delle miniere di Muribeca risale al XVI secolo, quando il portoghese Diego Alvares fu l'unico sopravvissuto di un disastroso naufragio presso la costa del Brasile. Fu salvato da alcuni indigeni Tupi-Guarani e nei mesi successivi imparò l'idioma dei nativi e si sposò con una giovane detta Paraguaçu. Alvares ebbe vari figli e nipoti. Uno di questi, che visse a lungo con gli autoctoni Tupi, fu chiamato Muribeca. In seguito ad un viaggio all'interno del continente, guidato da nativi Tapuais, Muribeca trovò miniere d'oro, argento, diamanti, smeraldi e rubini. Con il tempo organizzò lo sfruttamento di queste miniere, divenendo ovviamente ricchissimo.
Oltre ad aver trovato le famose miniere, Francisco Raposo giunse alle soglie di un'antichissima città, le cui mura ciclopiche e ampie strade lo affascinarono e spaventarono. Ecco un estratto del manoscritto 512. Francisco Raposo partì al comando di 18 coloni e dopo moltissime avventure più in là di un'enorme zona pantanosa dovette attraversare delle aspre montagne. Una volta che riuscirono a passare dall'altra parte, videro delle radure e in lontananza la selva vergine. Si inviò un manipolo di nativi in avanscoperta e quando tornarono riferirono di avere trovato le rovine di una città perduta. Nel documento si narra inoltre che gli avventurieri esplorarono la città perduta il giorno seguente. Entrarono meravigliati in una grande città di pietra, con muri ciclopici simili a quelli di Sacsayhuaman. Nella parte centrale dell'enigmatica città vi era una piazza con al centro un monolito nero molto alto, al culmine del quale vi era una statua di un uomo che indicava il nord. Ma ecco un altro passaggio dell'antica descrizione. Esplorammo la zona e ci rendemmo conto che stavamo entrando in un'antica città disabitata. Camminavamo tra le rovine della città e osservavamo trepidanti quelle case diroccate pensando che nel passato dovevano essere state fervide d'attività. All'entrata vi erano 3 archi. Quello centrale era molto più alto dei 2 laterali e riportava alcuni segni sconosciuti incisi sulla pietra. Quindi ci inoltrammo lungo le rovine della città, ma non trovammo alcun segno di presenza umana recente. Tutto era abbandonato da secoli o forse millenni. Al centro della cittadella vi era una piazza con la statua di un uomo che indicava il nord. In un lato della piazza c'era un grande edificio in rovina. Dall'aspetto esteriore sembrava essere un grande tempio caduto in rovina in seguito a un devastante terremoto. Davanti alla piazza principale scorreva un grande fiume, mentre dall'altra parte del corso d'acqua vi erano dei campi con una grande quantità di animali, uccelli e caprioli che stranamente non erano spaventati dalla nostra presenza. Navigammo lungo il fiume per 3 giorni e trovammo varie pietre dove erano incisi strani segni, simili a quelli nell'arco dell'entrata della città. Ci trovammo nella zona delle miniere in quanto era facile individuare grosse pepite d'oro sulle sponde del fiume. La città descritta nel manoscritto 512 parla di una sorta di versione brasiliana della leggendaria città di Eldorado. Non sappiamo ad oggi però come mai il colonnello Fawcett avesse chiamato la città perduta con la lettera Z. La mole di informazioni oggi a disposizione è considerevole, ma nessuna è stata in grado di permettere di scoprire il luogo che ossessionò per buona parte della sua vita il colonnello inglese. Nella sua ultima spedizione del 1925, Fawcett fu accompagnato da suo figlio maggiore Jack, di 22 anni, dal suo amico Jack Riley Rimmel, da 2 portatori brasiliani, 2 cavalli, 8 muli e 2 cani. Tutti però scomparvero nella giungla del Mato Grosso senza lasciare tracce. I ricercatori ritengono che Fawcett possa essere stato influenzato nella sua ricerca anche dalle informazioni ottenute dagli indigeni locali sul sito archeologico di Cuicugu, vicino alle sorgenti del fiume Xingu, indigeni che confermarono anche la presenza di un'immensa città perduta nel cuore della giungla. Dopo la presunta morte di Fawcett, il sito di Cuicugu fu scoperto dagli occidentali, ma non corrispondeva a quello descritto nel manoscritto 512, né alle informazioni che Fawcett era riuscito a raccogliere durante le sue spedizioni. Il sito contiene comunque le rovine di una ventina di città e villaggi in cui un tempo avrebbero potuto vivere fino a 50.000 persone. Da allora è stata riconosciuta la scoperta di altri grandi lavori di sterro geometrici negli ambienti interfluviali dell'Amazzonia meridionale a sostegno della teoria di Fawcett, ma la leggendaria città di Zeta sembra ancora nascondersi nel folto della giungla amazzonica, mantenendo inviolati i suoi segreti.
Il rispetto che Fawcett aveva per gli indigeni era rivoluzionario già agli inizi del XX secolo. I suoi sforzi per mappare vaste aree dell'Amazzonia favorirono la definizione dei confini politici. Ancora più importante fu il suo lavoro che contribuì alla comprensione della biodiversità e dell'importanza ecologica del più grande ecosistema giungla sulla Terra. L'ultima comunicazione della spedizione avvenne il 29 maggio del 1925, quando Fawcett scrisse in una lettera alla moglie che era pronto ad entrare in un territorio inesplorato con solo Jack e Riley. La lettera, scritta dal Dead Horse Camp, indicava la loro posizione. Tuttavia, in un altro rapporto alla North American Newspaper Alliance fornì coordinate diverse. La discrepanza potrebbe essere dovuta ad un errore tipografico, ma anche dalla volontà di tener nascosta la loro posizione. In quel fatidico 1925, Fawcett, ormai 58enne, in una serie di lettere descrisse nel dettaglio il proprio itinerario. La squadra partì da Cuiabá, attuale capitale del Mato Grosso, il 20 aprile del 1925. Le condizioni erano ottimali, la stagione era quella giusta, nonostante di notte le temperature scendessero velocemente e la presenza degli insetti fosse davvero una delle peggiori compagnie. Fawcett non aveva dubbi sul fatto che avrebbe incontrato gli indios dopo una settimana di viaggio e appariva sicuro di sé. Scriveva alla moglie: «Speriamo di superare presto questa zona. Ci siamo accampati qui, al campo Cavallo Morto, a 11 gradi e 43 primi di latitudine sud e 54 gradi e 35 primi ovest, esattamente il punto in cui morì il mio cavallo nel 1920. Ci sono soltanto le sue ossa imbiancate, non temere, non falliremo». Eppure, prima di partire, aveva lasciato detto, come abbiamo accennato, all'altro figlio: «Se non dovessimo ritornare, non voglio che vengano a cercarci con spedizioni di soccorso. È troppo pericoloso. Se con tutta la mia esperienza non riusciamo a farcela, che speranza ci può essere per gli altri? Ecco perché non voglio dire esattamente dove andiamo. Sia che riusciamo a salvarci e ritornare, sia che lasciamo lì le nostre ossa a marcire, una cosa è certa: la soluzione dell'enigma dell'antica America del Sud si troverà soltanto quando le antiche città saranno ritrovate e aperte dalla ricerca scientifica. Queste città esistono, lo so con certezza». Queste le ultime parole di Percy Fawcett. Nel pieno della spedizione, alla fine di maggio, le guide locali non se la sentirono di addentrarsi oltre nella foresta e decisero di tornare indietro. I 3 inglesi proseguirono da soli verso il loro oscuro destino. Nessuno li vide mai più. Nei decenni successivi sono stati più di un centinaio gli appassionati esploratori che sono morti nel tentativo di capire che cosa fosse successo. Secondo alcuni, Fawcett sarebbe stato ucciso da una tribù di indigeni. C'è chi lo immaginò persino, dopo aver perso la memoria, a capo di una tribù di cannibali. Tra gli esploratori che tentarono l'impresa di recuperare almeno i resti delle ossa e della spedizione ci fu anche il danese Arne Falk Rønn, che si avventurò nel Mato Grosso negli anni 60 e in un libro pubblicato 30 anni dopo confessò di aver conosciuto il destino di Fawcett da Orlando Villas Boas, uno dei massimi esperti di civiltà indigene del Sud America, nativo del Mato Grosso, che avrebbe parlato con uno degli assassini di Fawcett. Secondo questa particolare teoria, Fawcett perse i doni che portava con sé. I regali erano destinati ai capi delle tribù che vivevano nel folto della giungla. Tra le più temibili c'erano i Kalapalo. Avanzare in questi territori senza la benedizione dei leader rappresentava un reale pericolo. Il binomio dato dalla mancanza di doni e dall'impossibilità di scappare a causa delle condizioni fisiche che erano anche peggiorate per le difficoltà del viaggio avrebbe giocato a loro sfavore. I Kalapalo prima li avrebbero catturati, poi uccisi.
I corpi di Jack Fawcett e Riley Rimmel sarebbero stati gettati nel fiume, mentre il colonnello Fawcett, considerato anziano e degno di rispetto, avrebbe ricevuto una sepoltura. Falkron visitò la tribù di Kalapalo e gli indigeni confermarono la versione di Villas-Boas. Fu proprio lo studioso brasiliano a ricevere nel 1951 i resti dello scheletro di Fawcett, li esaminò e giunse alla conclusione che quelle ossa appartenevano proprio all'inglese. Il secondo figlio di Fawcett, Brian, rifiutò questa conclusione e intraprese una battaglia contro Villas-Boas. Analisi successive avrebbero infatti smentito che i resti fossero quelli dell'esploratore inglese. Qualunque sia stata la fine di Fawcett, restano i risultati delle sue imprese. I suoi sforzi per mappare vaste aree dell'Amazzonia favorirono la definizione dei confini politici e, ancora più rilevante, il suo lavoro contribuì alla comprensione della biodiversità amazzonica. Tra l'altro scoprì molte specie di animali e di piante e dell'importanza ecologica del più grande ecosistema sul pianeta Terra. Fawcett rimane uno dei più grandi esploratori del XX secolo. La sua città di Zeta rimane ancora oggi uno dei più grandi misteri della foresta amazzonica che, nonostante il disboscamento massivo a cui purtroppo è stata sottoposta nel corso degli ultimi decenni, si estende su una superficie di oltre 6,5 milioni di chilometri quadrati in ben 9 stati sudamericani ed è la foresta pluviale più grande rimasta sul pianeta Terra. La porzione più vasta, le cui dimensioni superano quelle dell'Europa occidentale, si trova proprio in Brasile. La deforestazione ha scalfito e distrutto solo, se così si può dire, il 38% della sua estensione e ancor più impressionante e affascinante è il fatto che proprio a seguito di questa barbarie contro la natura siano emersi nel corso degli ultimi 20 anni insediamenti e prove concrete di una civiltà amazzonica che costruì e coltivò nei secoli e forse anche nei millenni passati ampie fasce della sua estensione. Che si tratti degli antichi costruttori di Zeta? Ancora non lo possiamo sapere, ma sicuramente questo immenso polmone del pianeta custodisce e preserva ancora oggi molti misteri che devono ancora venire alla luce.